Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerei i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Aimovig Novartis Pharma SpA. Ultimo aggiornamento. 6 ottobre 2021. Cos'è Aimovig? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Aimovig durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci esteri. Cos'è Aimovig? Aimovig è un farmaco a base del principio attivo Erenumab, appartenente alla categoria degli antiemicranici e nello specifico altri antiemicranici. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma SpA. Aimovig può essere prescritto con ricetta RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni: Aimovig 140 mg/ml soluzione iniettabile sottocutanea 1 pen preriempita 1 ml. Aimovig 70 mg/ml soluzione iniettabile sottocutanea 1 pen preriempita 1 ml, 70 mg/ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Novartis Europharma Ltd. Concessionario: Novartis Pharma SpA. Ricetta: RRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: Erenumab. Gruppo terapeutico: antiemicranici. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: Aimovig è indicato per la profilassi dell'emicrania in adulti che hanno almeno 4 giorni di emicrania al mese. Posologia: il trattamento deve essere iniziato da medici esperti nella diagnosi e nel trattamento dell'emicrania. Posologia: il trattamento è destinato a pazienti con almeno 4 giorni di emicrania al mese, quando iniziano il trattamento con Erenumab. La dose raccomandata è 70 mg di Erenumab ogni 4 settimane. Alcuni pazienti possono aver beneficio da una dose da 140 mg ogni 4 settimane, vedere paragrafo 5, 1. Ogni dose da 140 mg è somministrata o come una iniezione sottocutanea da 140 mg o come 2 iniezioni sottocutanee da 70 mg. Studi clinici hanno dimostrato che la maggioranza dei pazienti che rispondono alla terapia presenta un beneficio clinico entro 3 mesi. Si deve prendere in considerazione l'interruzione del trattamento nei pazienti che non hanno mostrato una risposta dopo 3 mesi di trattamento. Si raccomanda di valutare la necessità di continuare il trattamento a intervalli periodici nel corso della terapia. Popolazioni speciali: anziani, 65 anni e oltre. Aimovig non è stato studiato in pazienti anziani. Non ha richiesto l'aggiustamento del dosaggio in quanto la farmacocinetica di Erenumab non è influenzata dall'età. Compromissione renale/compromissione epatica: non è necessario l'aggiustamento del dosaggio in pazienti con compromissione renale o compromissione epatica da lieve a moderata, vedere paragrafo 5, 2. Popolazione pediatrica: la sicurezza e l'efficacia di Aimovig nei bambini di età inferiore ai 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione: Aimovig è per uso sottocutaneo. Aimovig viene autosomministrato dal paziente dopo aver ricevuto un adeguato addestramento. Le iniezioni possono essere effettuate anche da un'altra persona adeguatamente istruita. Le sedi per l'iniezione sottocutanea comprendono l'addome, la coscia o la parte esterna del braccio. Il braccio deve essere utilizzato solo se l'iniezione è effettuata da una persona diversa dal paziente. Vedere paragrafo 5, 2. Deve essere scelta a rotazione una diversa sede di iniezione e le iniezioni non devono essere eseguite in aree dove la cute è dolorante, presenta lividi, arrossamenti o indurimenti. Siringa preriempita: deve essere iniettato tutto il contenuto della siringa preriempita di Aimovig. Ogni siringa preriempita è esclusivamente monouso e progettata per rilasciare l'intero contenuto senza alcun contenuto residuo.
Istruzioni dettagliate per la somministrazione sono fornite nel foglio illustrativo nella sezione Istruzioni per l'uso. Penna preriempita. Deve essere iniettato tutto il contenuto della penna preriempita di iMovig. Ogni penna preriempita è esclusivamente monouso e progettata per rilasciare l'intero contenuto senza alcun contenuto residuo. Istruzioni dettagliate per la somministrazione sono fornite nel foglio illustrativo nella sezione Istruzioni per l'uso. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6. 1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. I pazienti con alcune malattie cardiovascolari maggiori sono stati esclusi dagli studi clinici. Vedere paragrafo 5. 1. Non sono disponibili dati di sicurezza in questi pazienti. Reazioni di ipersensibilità. Nella fase, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono da attendersi effetti sull'esposizione ai medicinali co-somministrati, sulla base delle vie di metabolismo degli anticorpi monoclonali. Non sono state osservate interazioni con contraccettivi orali, etinilestradiolo baronorgestimato, o con sumatriptan. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere iMovig durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere iMovig durante la gravidanza e l'allattamento. Gravidanza. I dati relativi all'uso di Erenumab in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Si ritiene che iMovig non alteri o alteri in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Un totale di oltre 2500 pazienti, PA di 2600 anni. Il paziente ha stato trattato con iMovig negli studi registrativi. Di questi, oltre 1300 pazienti sono, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Negli studi clinici non sono stati riportati casi di sovradosaggio. Negli studi clinici sono state somministrate per via sottocutanea dosi fino a 280 mg senza osservare la comparsa di tossicità a dose limitante. Nell'eventualità di sovradosaggio, il paziente deve essere trattato in modo sintomatico e devono essere istituite adeguate misure di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Analgesici, antiemicranici, codice ATC. N02CD01. Meccanismo d'azione. Erenumab ha un anticorpo monoclonale umano che lega il recettore del peptide correlato al gene della calcitonina, CGRP. Il recettore del proprietà farmacocinetiche. Erenumab mostra una cinetica non lineare come risultato del legame con il recettore CGRPR. Tuttavia, alle dosi terapeuticamente rilevanti, la farmacocinetica di Erenumab dopo somministrazione sottocutanea ogni 4 settimane ha dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Non sono stati, elenco degli eccipienti: saccarosio, polisorbato 80, idrossido di sodio, per l'aggiustamento del pH, acido acetico glaciale, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.